Ciao ciao Brasil! Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio in Brasile. L'ultima città che visiteremo è Sao Paulo. La sua fama di città pericolosa la precede e devo ammettere che nel centro l'atmosfera che si respira non è delle migliori. Ma andiamo a vedere cosa ha da regalarci questa megalopoli prima di volare via. Ebbene sì, stiamo per andarcene da questa parte di mondo. Un video bello trugno oggi, ma prima di cominciare noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi, non lo so, siamo arrivati a São Paulo ragazzi, mega metropoli brasiliana. Abbiamo fatto forse la peggior nottata in autobus da quando siamo in Brasile, perché in Brasile comunque c'era andata di lusso, che luci strane che ci sono, tutte le stazioni grandi delle... Ah no, questa è un'altra. Non è quella dove siamo già stati, sì, è un'altra grande stazione. Sembra un enorme parcheggio in pratica, ma è la stazione. Adesso stiamo andando verso la metro. Era un po' scomodo questo autobus, è andata un po' così. 12 ore, diciamo, no, 11. Dalle 8 siamo Rinco, si capisce. Alle 7. Direi che si capisce. Dalle 8 alle 7. Adesso noi stiamo andando alla metro. Avevi già detto. Stiamo andando adesso all'ostello a lasciare gli zaini e forse possiamo farci anche una doccia, perché il ragazzo ci ha mandato tutte le istruzioni per entrare, così ci ha detto se volete potete farvi una doccia che c'è il bagno. Il quartiere dove stiamo è questo qui, un quartiere bello moderno, davvero carino, a quest'ora super tranquillissimo, non c'è in giro quasi nessuno. Siamo arrivati all'ostello, adesso stiamo cercando di capire tutte le istruzioni. Primo cancello superato con tutti i codici, adesso c'è da capire il secondo. È un casino. E vai, anche seconda porta aperta. Gran bel posto ragazzi, grandissimo, con tutta la zona comune, la cucina da questo lato, quindi sarà molto figo anche farsi magari qualcosa da mangiare stasera. Niente doccia adesso invece, abbiamo deciso, rimaniamo puzzolenti, ci puzziamo fino alla fine, così. Anche perché è un po' presto in realtà, quindi magari è meglio se andiamo adesso in centro, che la temperatura è ancora accettabile, si sta abbastanza bene, però c'è un bel sole, e poi torniamo più tardi per fare il check-in e sistemare tutte le cose. Questa metro è sicuramente più complessa rispetto a quella di Rio, ci sono più linee, là ce n'erano 2/3, qua invece ce ne sono molti di più che si intrecciano anche, e noi siamo su questa blu, quindi andiamo veloci verso il centro che si trova proprio in questa zona qui, quindi Sao Bento. Somiglia a quella di Milano, ecco, rispetto a quella di Rio era proprio piccolina. Due lineette che si sovrapponevano. La metro a San Paolo poi costa anche un pochino meno, costa 5 anziché 8. Quindi comunque se fai tanti viaggi c'è un bel risparmio. Altra cosa buona è che si può usare tranquillamente il bancomat per pagare all'ingresso. Anche è arrivata. Devo dire ragazzi che l'impatto, appena esci dalla metro, fai le scale, pam! Non è niente male. Viale Palmato, la cattedrale sullo sfondo, la statua di San Paolo, la cattedrale di San Paolo. Siamo a San Paolo, è la mia città ragazzi, è la mia città. Tra l'altro ha dei record questa città, record enormi. Allora, 12 milioni di persone in città. Area urbana 27 milioni di persone, è la città più grande e popolosa di tutto l'emisfero australe del mondo, cioè e che chiaramente di tutta l'America da nord a sud.
le motivazioni dietro questo nome e questa grande dedica che mi fanno chiaramente sono di tipo religioso, e qui dobbiamo passare la mano alla teologa della famiglia. Eccola qua, sarei io Angela. la teologa, andiamo, siamo messi proprio bene. Lei le sa tutte. Allora, dopo la modestia di Paolo, volevo dirgli che purtroppo non è dedicata a lui questa città, anche perché l'hanno costruita un po' prima, l'hanno fondata il 25 gennaio del 1554 dei Gesuiti, e le hanno dato questo nome per testimoniare quella che era stata la conversione di Paolo, e quindi San Paolo nasce da qui, e nasce in realtà da una piccolissima chiesetta di fango su una collina che è stata costruita dai Gesuiti, però in accordo con la popolazione che viveva già qui. L'edificio della cattedrale ovviamente è stato costruito successivamente, e quello che vediamo oggi è opera di un architetto tedesco che l'ha costruita in questo stile neogotico, quindi con le due torri all'ingresso e il rosone nella parte centrale. All'interno della cattedrale ci sono diverse opere, tra cui dei bronzi, dei marmi o dei mosaici che sono stati realizzati in Italia e portati qui via nave. Ad esempio qui c'è questo masso rilievo fatto sul marmo che è stato fatto proprio a Carrara. L'interno è immenso, soffitti altissimi e un sacco di colonne gigantesche, ma anche delle bellissime vetrate su tutti i lati della chiesa. Intorno alla piazza centrale, che è questa qui dietro sotto gli alberi, ci sono un sacco di poliziotti, un sacco di controllo. E chiaramente San Paolo non è considerata una delle città più sicure al mondo, infatti anzi è una delle più pericolose anche in Brasile, però ecco, di giorno siamo abbastanza tranquilli, prendiamo le nostre solite precauzioni. C'è Angela per esempio con lo zaino davanti. Lo metto davanti per sicurezza, anche perché ho visto un po' di gente fare la stessa cosa, quindi se lo fanno le persone del posto meglio seguire queste abitudini. Ci sono tanti predicatori e tanti signori che comprano l'oro per strada, e questa non l'ho capita. Sono diversi signori, compra se ouro, vuol dire compro oro, brillanti eccetera eccetera, ma anche cambiano soldi, mi sa, euro e dollari. Questo è il quartiere del centro storico, che però di storico non ha moltissimo. Diciamo che il cemento la fa da padrone, quindi a parte qualche edificio, tutto il resto è composto da questi palazzi molto alti e molto più moderni. Poliziotti a cavallo, ragazzi, qua nelle vie del centro, anzi subito fuori dalla parte dei palazzoni, e poi qua dietro abbiamo degli edifici belli storici con queste colonne. Non ci sono però solo i grattacieli, perché c'è un'eccezione, ragazzi, che è questo edificio costruito nel 1554. Quello che vediamo adesso non è quello originale, ma è stato rimaneggiato più volte, ha cambiato anche funzione. Ma questo è il patio do collegio. È stato costruito appunto dai Gesuiti quando sono arrivati qui per fondare la città, ma soprattutto per evangelizzare le popolazioni che vivevano in questa zona. All'inizio era soltanto una chiesetta e una scuola, adesso in realtà è anche un museo. Mi è venuto il singhiozzo, ragazzi, adesso non so se è per la notizia che vi dobbiamo dare oggi. Boh! Forse adesso passa, sicuro che passa. Con lo spavento si finta. Comunque, non so se riesco a finire la clip. Volevo dire questa cosa, che a me questo mix di stili piace molto, perché Eccolo là. è arrivato in diretta. Vabbè, mi piace molto questo mix, perché comunque c'è il moderno, c'è un po' l'antico, ci sono queste colonne, gli obelischi. Là c'è un edificio invece che è stato imbrattato completamente con delle scritte dall'inizio alla fine. Quello invece un po' stona, devo dire. Scene particolari, ragazzi, c'è un signore che là in mezzo se la urla, il cane che fa la cacca. Ci sono un po'... cosa sta urlando non si capisce. Sono un po' di persone che vivono evidentemente qua nel centro, infatti sono in giro con le coperte. Particolare comunque l'atmosfera, ma è un predicatore questo, ha in mano la Bibbia, un testo sacro, e lo sbattacchia così. Ecco, di giorno è abbastanza ok, non verrei la sera, ecco qua, sinceramente. Noi siamo abbastanza fuori, in un quartiere un po' diverso, poi comunque ecco, come da prassi, stasera staremo belli tranquilli all'ostello.
Ma sai che a me questa città mi dà proprio delle vibes un po' newyorkesi. Bisogna sempre guardare in alto in pratica perché è pieno di questi grattacieli, e questo in particolare è stato costruito tra il 24 e il 34 del 1900. Martinelli si chiama questo edificio e si può salire una volta un giorno a settimana. Purtroppo il giorno non è questo. Attenzione ragazzi, perché siamo in disaccordo. Attenzione, siamo in disaccordo su San Paolo, io e Angela. A me non dispiace perché oggettivamente la città ha questi palazzoni, visto che sono cose a cui noi non siamo tanto abituati, non abbiamo viste tante di città con tutti questi palazzoni stile americano, ecco, per intenderci. Non mi dispiace. Chiaramente il livello di degrado c'è, è importante, si vede, e va un po', diciamo, a abbassare il punteggio. Per Angela questa cosa è troppo importante e non riesce. No, non è che troppo importante, è che si vede tantissimo quello che è il divario che caratterizza un po' la società brasiliana, no? Quindi tra chi vive nei palazzi molto belli e chi vive per strada c'è un divario enorme che è accentuato sempre di più dall'economia di questo paese. Tante Qua lo vedi ancora di strada. più, cioè lo vedi tantissimo in questa città gigantesca, appunto una delle più popolose del mondo. Questa cosa si vede ancora di più, e quindi sì, da un lato guardi quello che non puoi evitarlo perché siamo nel centro storico sotto i palazzi più famosi e lo vedi, le persone vivono proprio lì, ma anche proprio alcuni palazzi lo vedi sono un po' deteriorati, sono stati graffittati. Angela, insomma, ti sei resa conto che mentre parlavi Sua santità, la campana, Sua santità, mezzogiorno mi sa perché c'ho fame, mi sto dicendo vai a mangiare. Comunque, a parte quello, diciamo che è una città che ha una sua identità sicuramente, a quello me c'è non da dispiace dirlo. per niente. È diversa da quelle che abbiamo visto finora in Sud America, sicuramente sì, c'è questa differenza, però non so se ti direi che è una bella città, ecco. Neanche il tempo di pensarlo ragazzi, che dalla strada qua sotto dove eravamo pochi minuti fa abbiamo visto questo ristorante, quindi siamo saliti e abbiamo detto sai che c'è, mangiamo qua. Posto top ragazzi, molto bene, pieno centro di San Paolo. Questo è il menù e in pratica noi abbiamo preso l'omelette perché finalmente c'è un'opzione che non sia pollo, frango. Ma qua si chiama frango? Ah, anche qua si chiama frango, sì. Quindi non confermiamo, il frango asado c'è sempre. Non è una cosa di Rio de Janeiro, No, frango è portoghese. Sì, credo che sia portoghese. Sì, è portoghese proprio. Comunque il mio è già arrivato e io ho preso riso con l'omelette, abbiamo fatto togliere il presunto, che è il prosciutto, perché c'era o col prosciutto o col formaggio, quindi solo col formaggio, verdure saltate e insalata. Ci hanno portato anche questo succo aranciosissimo. Io ho preso tutto uguale tranne un'insalata, l'ho evitata, che patatina. Il mare a San Paolo ragazzi è a 70 km e devo dire che si nota la differenza nella calzatura delle persone, perché Hanno le scarpe! hanno tutti le scarpe, cioè tutti no forse, ma almeno l'80% ha le scarpe, a differenza di là che era il contrario, 80 con l'infradito e 20 con le scarpe. Sì, ok, ma sti graffiti ragazzi come li hanno fatti? Adesso non riesco a capire esattamente come si possono fare. Cioè, tipo Spider-Man? Cioè, qual è la tecnica secondo voi? In questo preciso punto ragazzi, se ci si gira a 360 gradi ti gira la testa, soprattutto se sei un esperto d'arte o anche un architetto, perché hanno messo insieme degli stili, mamma mia. Allora là in fondo abbiamo vetro e cemento, altissimi palazzi che sbucano là dietro questa specie di parco. Qui è un edificio invece che ti rifà un attimo respirare, diciamo, molto più carino. Da questo lato brutalismo proprio all'estrema potenza. Veramente brutale. Cioè non c'hanno neanche un cubo. Sì, neanche speso tempo a decorarlo proprio. Un cubo così con questi vetri neri. Dulcis in fondo si mette l'autobus davanti. L'edificio più bello però, Eccolo. che è quello del teatro municipale, costruito nel 1911. Quando l'hanno costruito qui si tenevano opere sinfoniche e balletti importantissimi che competevano per importanza con quelli che si tenevano anche in Europa. Più roba di così non poteva succedere dietro di te, Angela.
Che marmi, ragazzi, all'interno. Questa è la scalinata che porta all'interno del teatro. Sono le statue qui che reggono i lampadari, tutti dei lampadari sul soffitto e tutto questo marmo da tutte le parti. Che tracotanza. Cosa ti compare al supermercato? La Ciococolomba. La colombina Bauducco. Bauducco ho studiato perché sono dappertutto qua. Infatti è un'azienda brasiliana che nasce però da immigrati italiani che volevano riproporre dei dolci tipici. Soprattutto il panettone. Soprattutto il panettone, quindi famosa per il panettone. Ma dal panettone poi si è allargata e fa un po' tutti i dolci. Qua ce ne sono tantissimi e soprattutto non ne vende più solo in Brasile ma in diversi paesi, anche in Italia a quanto pare c'è Bauducco. Quanto pare, devo dire ragazzi che noi abbiamo provato sia il panettone, cioè soprattutto il panettone Bauducco e altri tipo cioccolatini, Sì, robe biscotti, così. biscottini minuscoli. E devo dire che non è male, non è per niente male. Sono Adesso le proviamo anche qua. versioni. Ma guarda questo qua mica il tronchetto, ti ricordi? È Il tronchetto? lui. Però è piccolissimo, cioè minuscolo. Andiamo sulla colomba. Andiamo dai. sulla colombina al cioccolato. Cioccolomba. Tempo di resistenza, pochi secondi perché siamo usciti. Annusa. Sa proprio di colomba. Roba buona. Sì. Vediamo. No, la sto rompendo. Ecco la distruzione. Eccola qua. Oddio, da vedere non è proprio Perché l'ho bellissima, schiacciata, diciamo. dai, per quello. Ma no. Buona? C'è anche il retrogusto di mandorla, ragazzi. Bontà. Un po' zuccherino, un po' zuccherino. Forse abbiamo un po' esagerato con lo zuccherino, però è anche Ma croccosa. ci sta, nella colomba deve esserci tutto lo strato sopra di zuccherino, no? Si cambia quartiere adesso, siamo tornati nella metro, prendiamo la gialla e ci spostiamo completamente. Funziona. So che magari nel video sembra che siamo già imparate, come si suol dire, no? Che sappiamo già come muoverci con le metro, ma diciamo che tutte le metro, dove c'è la metro nelle città, è effettivamente più semplice perché sono tutte strutturate bene o male allo stesso modo. Se sei stato a Milano, Londra, non so se a Parigi, sono tutte bene o male uguali. Ti guardi la mappa, capisci, ti sposti e poi qua passi con la carta, quindi non devi neanche fare il biglietto, in pratica ce l'hai già in tasca la carta. Siamo appena scesi a Piazza della Patata, che è là in fondo, e adesso proseguiamo verso Villa Maddalena. Eccola qua, Angela, pronta. Abbiamo qua il volantino, l'ho preso prima. Tra l'altro mentre lo prendevo mi ha chiesto di dove sei? Io, Italia, il signore accanto. Anch'io, piacere. A caso, devo dire sono i primi italiani che vediamo qua in Brasile. È stato stranissimo, veneti erano i signori. Comunque, Strano, pochi italiani. detto ciò, questo quartiere è un quartiere diverso rispetto al centro, è il quartiere bohemien della città. Che spettacolo questo mini Volkswagen azzurro che in realtà è un food truck, guarda qua! Un po' abbandonè, Sì, purtroppo. tiri sulla tendina, qua è carinissimo! Stiamo entrando nel quartiere bohemien, si vede anche da questo lato, perché ci sono tutti questi murales. Guarda qua questa parete, quanto è tutta dipinta e colorata fino in fondo. Lo so, il cartello lì è completamente in controluce, dovete fidarvi, c'è scritto Beco do Batman, cioè il vicolo di Batman, che si chiama così questa strada perché in origine qui c'era un enorme murales proprio di Batman, il supereroe, e quindi ha preso questo nome. Ancora oggi è un quartiere dove ci sono diversi ristorantini, locali vari e un sacco di street art sui muri, e quindi tutto colorato, anche stranissime lampade, guardate queste qua sopra la mia testa. Direi che si può anche definire il vicolo Instagram, perché ragazzi sono tutti appunto questi murales, però in realtà non è nato per i social, è nato molto prima, negli anni 70, quando si sono trasferiti in questa zona un sacco di studenti e artisti, quindi è proprio questa la zona che dicevamo prima, quella diciamo più bohemien. Eh sì ragazzi, lui c'è, questa è la Batmobile e lui è Batman! Devo dire che il fatto che oggi sia lunedì stavolta gioca a nostro favore, perché qua si respira una bella atmosfera, bello tranquillo, ci sono poche persone che passeggiano, proprio bello bello bello, e poi c'è il simbolo di Batman, tam!
ad ogni angolo, eccolo là. È vero, la proiezione di Batman, il pipistrello dappertutto. Comunque devo dire che è decisamente un'altra faccia rispetto al centro storico, un'altra faccia della città. È un'altra più cosa. colorata, più rilassata, ci sono tutte le bancarelle che vendono souvenir, artigianato, quindi è proprio un altro mondo. Sembra essere tipo una di quelle zone industriali di una volta che poi sono state in pratica rivoluzionate, rivalutate con tutti questi murales. Ah, vedi che bella cosa la par condicio, c'è anche Superman, anche il cagnolino vestito da Superman. Non è solo dipinto sui muri, ma è anche in versione mosaico con tutti quanti i personaggi accanto, mezza faccia di Joker da un lato, ora là c'è Catwoman anche là in fondo. Non sono ferratissima su Batman, diciamo mi ricordo i cartoni animati dei tempi, però non di più. Siamo tornati e questa è la stanza. Abbiamo 2 letti belli lontani, Angela. Separatissimi. Oh. Poi uno è piccolino, in castigo, guarda come... Io sto lì in castigo, non c'è nessun problema. Angela. Sì, uguale, non cambia niente. Siamo cottissimi. Cottissimi, abbiamo fatto la doccia, però quindi ci ha dato un attimo di rinfresco, diciamo, ci siamo un attimo ripresi e stiamo organizzando tutti gli zaini, abbiamo svuotato tutto, sistemato tutto, Buttato un bel po' di cose perché domani ragazzi dobbiamo andare in aeroporto e quindi ci serve che i bagagli rientrino nelle misure giuste, insomma. È una chitarrina de Ecuador. La compré en Ecuador. Ah, é? Eu amei. Está viu? pequeñita. Muito bonita, muito obrigada. E buongiorno ragazzi, bellissima giornata da Sao Paulo qui e siamo pronti ragazzi ad andare in aeroporto. Ho appena lasciato la chitarrina alla signora, però era una gran bella signora questa e quindi la regalerà, adesso non ho capito se ha figli, nipoti, non lo so, però l'ha accettata molto molto volentieri ed è... Va in buone mani, dai. Va in buone mani. Siamo contenti così. Ha fatto il suo la chitarrina. Signora. Sì. Siamo belli leggeri ragazzi, mai stati così leggeri da quando siamo partiti, niente chitarrina sul fianco stavolta e tutto bello svuotato. Anche tutti i nostri piattini che ci portavamo, piattini, cucchiaini, coltellino. La cucina insomma. Tutto insomma, è l'olio, andata. tutte le cose che ci portavamo da un po'. È così ragazzi, pronti ad andare. No, ne abbiamo parlato giusto ieri ragazzi, c'è il negozio Bauducco proprio alla stazione degli autobus, tutto giallissimo, ci sono le colombe da questo lato, vediamo se ci sono anche i panettoni. Non lo so sai se ci sono, perché forse vanno stagionali, qua sembra tutto... qui eccolo in stagionali. centro. E allora... La testa in giù appesi, i panettoni. Allora... Cioè ieri l'abbiamo detto proprio di Bauducco Proprio e oggi ieri. guarda ti compare il mega negozio tutto giallissimo. Ah vedi che comunque abbiamo anche Bella Stella e il Buon Crano. Stiamo andando adesso a prendere l'autobus che ci porta all'aeroporto internazionale di San Paolo, che si trova a circa 2 ore dalla città. Allora, quando noi abbiamo prenotato avevamo visto che era San Paolo, va bene, perfetto, partiamo da San Paolo. Poi per fortuna si è messo a guardare esattamente qual era l'aeroporto e l'aeroporto non è a San Paolo, cioè è tipo a 1 ora e mezza, anzi abbondante, a circa 2 ore da qui, dal centro di San Paolo. Quindi vabbè, per fortuna poi ce ne siamo accorti per tempo e avevamo preso l'autobus per andarci, perché adesso appunto ci vuole questo autobus che è qua da qualche parte e... Sembra un aeroporto sì, già, quasi enorme. stazione, sì. Poi mi sono fatto un giretto tra gli altri negozi oltre Bauducco, devo dire che ce ne sono tantissimi di souvenir, non più che souvenir, non so, bigiotteria, cuffie, prodotti di elettronica varia, diciamo, quindi sembra proprio l'aeroporto. E adesso però andiamo all'aeroporto quello vero, che si chiama Viracopos, Vira qualcosa così, Campinas, è bello lontano, luce stranissima qua. Abbiamo indossato le giacche, ci siamo messi la cintura di sicurezza, prima volta che ci fanno mettere la cintura come se fossimo in macchina praticamente, obbligatoria, ce l'ha detto prima l'autista, e siamo partiti in direzione appunto aeroporto.
L'aeroporto è bello grande, adesso noi dobbiamo aspettare tipo 6 ore prima di partire e la direzione, ragazzi, è direzione Europa. Eh sì. Si torna da quel lato lì dopo tutti questi mesi in Sud America. Mamma mia ragazzi, fa sempre stranissimo, cioè io sono distrutto. Sei distrutto in che senso? Non lo so, è sempre... Chiudere un capitolo è sempre difficile, come è difficile anche aprirlo alla fine, no? Esatto, è verissimo anche questa cosa. Sempre le fasi di cambiamento sono quelle, diciamo, che mettono un po' più preoccupazione, si accumulano un po' di pensieri, di cose. Abbiamo lasciato anche una ciliegina alla fine, Sì. Però questo sarà nel prossimo video. Sì. E quindi... E niente, si chiude così in Sud America, sì, ragazzi. dobbiamo tornare in Italia perché abbiamo delle questioni da sistemare e quindi era necessario adesso tornare per noi dopo tutti questi mesi. Sì, davvero difficile anche da realizzare che lo stiamo facendo, devo dire la verità, come sempre. Ma... ce ne renderemo conto solo quando siamo arrivati, forse dopo qualche giorno anche. Ed è un paio di settimane, ragazzi, che noi siamo un po' strani, comunque Sì. abbiamo la testa in rientro, quindi comunque abbiamo fatto tutto quanto poi in funzione del ritorno, quindi anche alcune scelte che abbiamo fatto ultimamente, no? Quella per esempio di virare da Salta in Argentina, virare verso il Brasile, il Paraguay, il Brasile, le cascate eccetera eccetera. C'era anche questo, no, di mezzo, Sì. non soltanto la stagione che comunque è quella sbagliata per scendere ulteriormente, ma anche il fatto appunto che stavamo per tornare. Guarda che bella questa fontanella qua fuori, bello verdeo. Noi ci siamo fatti i paninazzi, quindi Abbiamo i nostri panini da mangiare, però abbiamo tanto tempo, quindi esploreremo credo anche tutti i posti che ci sono in questo aeroporto. sì ragazzi, come detto poi c'è una bella ciliegiona, Esatto, una bella ciliegiona. esatto, nel prossimo video arriva anche quello. Mi sa che ci siamo ragazzi, ci salutiamo anche in pratica il Sud America così. Questo posto, vabbè, ci sono posti migliori da cui salutare. Bello, esatto. Però abbiamo visto cose molto molto belle ultimamente. Sì, devo dire di sì, abbiamo È stato fatto molto il pieno. bello. Infatti ci pensavamo proprio ieri a tutto quello che abbiamo fatto in questa parte di mondo. Abbiamo fatto cose che non avremmo mai immaginato di poter fare. Siamo stati mesi e mesi a più di 4000 metri, trekking assurdi, abbiamo visto i ghiacciai. Ma anche l'ultima parte ci è piaciuta molto ed è stato il giusto, secondo me, proprio la dose anche giusta tra Argentina, Paraguay e Brasile. Abbiamo visto 1 miliardo di cose, fatto un sacco di cose, chilometri a non finire, però ci stavano, devo dire, ci stavano, abbiamo visto cose molto belle, abbiamo anche visto paesi che avremmo voluto sempre vedere, capire un pochino meglio, e abbiamo avuto questa piccola cosa. Un assaggio, magari diciamo. ci torneremo, vedremo ci poi in torneremo futuro. chissà. Chissà Va ragazzi. bene ragazzi, quindi è il momento proprio di iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto, è importantissimo perché ci saranno grandi novità. Ci saranno grandi novità. Grandissimissime. Quindi ragazzi noi ci vediamo alla prossima, mi si dimentica di dire tutto il resto. Lasciateci un commento se vi va. E poi c'è anche Patreon ragazzi, qua sotto il link per iscriversi a Patreon. Noi ci vediamo Alla prossima ragazzi. Ciao belli. Ciao.